Benvenuti nel video dedicato alla creazione del cartamodello di questo smanicato. Io ho utilizzato TTCAD L3. Analizziamolo assieme. Ha una base in maglina arricchito da 3 strati di voile con lunghezze e ampiezze diverse. Il collo è rifinito con una fascia all'interno della quale è stato inserito un'altra fascetta che fa da fiocco, che è rimovibile. Qui si vedono i 3 strati di voile, il fiocco che è rimovibile e questo è la parte del fiocco che è inserita nel collo che si può togliere. I 3 strati di voile sono inseriti nel fianco, nell'incavo, nella spalla e nel girocollo. Gli incavi sono rifiniti da una fascetta e anche il fondo della maglia è rifinito da una fascetta. Vediamo assieme come creare il cartamodello. Mi trovo in TTCAD L3. Per creare quel modello sono partita nella lista tipi, ho selezionato il corpetto base, nella lista sottotipi il corpetto di tipo C, perché il modello è oltre i fianchi per quanto riguarda la lunghezza. Poi ho cliccato Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. È comparsa questa finestrella che mi chiede se voglio usare la creazione guidata. Gli dico di sì. Mi porta all'interno del configuratore e precisamente della pagina misure. Qui bisogna inserire le proprie misure. Io per velocizzare inserisco solamente la lunghezza del modello di 75 cm per un'altezza persona di 1,75 m. Poi però ho aggiunto anche una fascia di 5 cm, perciò il modello finito totale è di 80 cm e clicco Applica misure e vestibilità. Qui in alto clicco Mostra quote, così vedo anche i centimetri di cui è composto questo modello. Per quanto riguarda la vestibilità, ho dato solamente dei centimetri in vita per fare in modo che questo angolo risulti più armonioso e meno acuto. Nel mio caso ho aggiunto 10 centimetri e clicco Applica misure e vestibilità. Dovete essere voi a valutare quanti centimetri aggiungere. In questo modo ho la vita che è più armoniosa. Vado a selezionare Modifica incavo, clicco sull'iconcina. Il mio modello è creato senza maniche. Ho accorciato la spalla di 2 cm. Se voi volete realizzare il modello con la manica non dovete fare nessun accorciamento spalla. Clicco Applica così vedete la modifica. Poi ho anche abbassato l'incavo, sempre di 2 cm e clicco Applica. Seleziono l'iconcina Modifica girocollo. Per quanto riguarda l'accorciamento spalla, l'ho accorciata di 6 cm e clicco Applica. Così vedete il risultato. Qui in blu è la quota, la misura della spalla rimanente. Vi consiglio non una spalla inferiore a 4 cm. Per quanto riguarda l'abbassamento del centro davanti, ho inserito un valore di 8 cm. È consigliato da un minimo di 7 a un massimo di 10-11 cm. Per quanto riguarda l'abbassamento del centro dietro, ho inserito metà accorciamento spalla, nel mio caso 3 cm, e clicco Applica. Trascino la barra verso il basso e seleziono l'iconcina Applica fasce. È già selezionato su collo davanti. Tipo, vado a cliccare sulla freccetta e seleziono fascia rettangolare. L'altezza, io ho inserito un valore di 12 cm. Anche qui, se volete avere quell'effetto del collo che avete visto in foto, vi consiglio un valore minimo di 10 cm a un massimo di 14-15 cm. Raddoppia l'altezza, la lascio abilitato e abilito anche aggiungi la lunghezza della parte dietro e clicco Applica. E ho creato il mio metà collo, metà girocollo davanti più metà girocollo dietro. Poi ho creato anche delle fascette per rifinire l'incavo. Seleziono su incavo davanti, tipo seleziono fascia rettangolare,
L'altezza ho inserito un valore di 1,5 cm. Lascio sempre raddoppia l'altezza e clicco su aggiungi anche la lunghezza della parte dietro e poi clicco applica. Per quanto riguarda la fascetta dell'incavo, l'ho fatta con la maglina per fare in modo che tenga il incavo in forma, che non ceda l'incavo. Ho tolto alla fascetta un 10%. Qui dove c'è scritto accorciamento percentuale ho inserito 10 e poi clicco applica e ho visto la misura che si è ridotta. Per ultimo ho creato la fascia del fondo. Seleziono su fondo davanti, tipo sempre fascia rettangolare, l'altezza di 5 cm e anche qui clicco su aggiungi la lunghezza della parte dietro e clicco applica. La fascia del fondo è anche questa fatta in maglina, però in questo caso non ho fatto nessun accorciamento in percentuale. Trascino la barra verso il basso e clicco crea modello. Come mi viene indicato da questa frase, posso già decidere quali parti appoggiare sulla piega della stoffa e perciò mi verranno creati senza i margini di cucitura su quel lato. In questo caso è il mio davanti, lo clicco 2 volte, il collo, lo clicco 2 volte, il fondo della fascia, clicco 2 volte e il dietro. E il programma mi fa vedere la parte che andrà posizionata con questa linea rossa sulla piega della stoffa. Ora vado a crearmi le parti in voile. Clicco modifica modello in modo standard. Qui nell'albero trovo le parti che ho generato fin qui. Seleziono il davanti base. Qui vedo la parte base e la parte modificata del girocollo e l'incavo e vado a cliccare modifica forma perché gli do un po' di svasatura sul fondo. Seleziono la linea GH. Qui in alto nel riquadro c'è il punto G. Con la croce, il doppio più orizzontale, sposto la lettera G di 1 cm verso destra. In questo modo ho la linea del fianco che diventa più dritta, meno arrotondata ed ho anche un po' di svasatura. Naturalmente dovete fare attenzione perché potete dare 1 cm di svasatura se la linea GF che adesso ho selezionato ed è in blu, qui in alto vedo nel mio caso sono quasi 10 cm. Se fosse di meno, tipo 5 cm la distanza tra i due punti, non potete dare 1 cm ma 0,5 cm, altrimenti vi fa difetto. Clicco conferma. Per creare quelle parti seleziono sempre il mio davanti base e vado a cliccare sulla funzione specchia e ruota. Qui clicco su specchia raddoppiando e mi chiede di specificare i punti su cui voglio raddoppiare questa parte. Vedo che è già selezionato dal punto I al punto A e dal centro davanti, quindi non devo fare niente se non cliccare su aggiungi una nuova specchiatura e il programma mi ha creato una parte nuova specchiata. Ho la parte davanti intera. Clicco su conferma. Qui nell'elenco trovo la parte che ho appena creato, specchiatura. Se non vedete la desinenza dopo il trattino, dovete andare qui sotto abilitare aggiungi tipo parte a nome. Per creare il primo strato, quello più grande in voile, seleziono l'ultima parte che ho creato e devo cliccare in modifica punti. Devo andare a eliminare alcuni punti. Seleziono qui in alto la spalla BC. Qui dove c'è scritto mantieni curva selezionata, clicco la freccetta e clicco applica linea retta. Qui c'è scritto elimina punto C. Clicco, elimina punto D, elimina punto E, elimina punto F, elimina punto G. L'H lo lascio e vado a selezionare la linea HI e vado a eliminare il punto I e il punto J. Dovete trovarvi con questa forma. Clicco conferma. Ora ho una parte nuova
che è la parte modifica punti. La parte specchiatura che mi è servita per creare modifica punti, vado a disabilitarla, clicco sul quadratino e vado a togliere la spunta, e qui vedo che c'è solo il perimetro e non è più con il colore interno. Seleziono modifica punti e vado a crearmi il primo strato di voile in modifica forma. Io ho fatto in modo che il primo strato, per quanto riguarda il girocollo, la lettera B si trovasse rispetto alla lettera A 5 centimetri. Per fare questo spostamento in modo che la lettera B si trovi perfettamente sulla curva del girocollo e che la curva del girocollo rimanga così, devo prima selezionare AB e vedo che è già blu, quindi è già selezionato. Qui dove c'è scritto curva AB vado a cliccare su personalizza. Qui in alto dove c'è scritto punto B, accorcia e allunga, vado a cliccare sul doppio meno. Qui in alto vedo la lunghezza della curva e clicco il doppio meno finché la porto a 5 cm, quindi qui devo vedere 5 cm, e anche con il utilizzo adesso il meno singolo che mi sposta di 1 millimetro. Ecco qui che ho spostato il mio punto B perfettamente sulla curva e si trova a una distanza da A di 5 centimetri. Per quanto riguarda la lettera C, l'ho spostato in questo modo. Prima di tutto sono andata ad abilitare lo sfondo. Qui c'è scritto mostra una parte a scelta come sfondo. Lo clicco. C'è già selezionato il davanti, mi compare il davanti intero. La lettera C ho fatto in modo che si trovasse rispetto al fondo 4 cm più a destra. Per fare questo ingrandisco, con il mouse vado a cliccare sull'angolo del fondo. Solo un clic con il tasto sinistro del mouse. Trascino, compare questa linea blu che è il metro. Qui in alto dove c'è scritto D, che sta per distanza, sposto il mouse in linea orizzontale finché vedo 4 centimetri. Quando raggiungo i 4 centimetri faccio un doppio clic sempre con il tasto sinistro del mouse e compare questo pallino che mi fa da riferimento. Ora seleziono la linea del fondo DC che diventa blu, l'ingrandisco sempre con la rotella del mouse così è più facile visualizzare. Qui dove c'è il punto C con la croce, la parte orizzontale della croce e il doppio più che sta a destra, sposto la lettera C finché raggiungo quel pallino. Non fanno testo questi centimetri, ma il raggiungimento del pallino. Raggiunti i 4 centimetri in orizzontale, ho portato la lettera C verso il basso di 15 centimetri, utilizzando sempre la croce, la parte verticale, in questo caso il doppio meno perché devo andare verso il basso, quindi sposto di 15 centimetri. Faccio 15 clic. All'interno della parentesi il secondo valore mi indica lo spostamento verso il basso, quindi in Y, e vedo i meno 15. Ho creato il mio primo strato, quello più grande. Clicco conferma. Per creare il secondo strato utilizzo il primo, quindi lo seleziono questo davanti, modifica punti, vado a eliminare il punto A cliccando modifica punti. È già selezionato la curva AB. Qui dove c'è scritto mantieni curva selezionata devo cliccare e abilitare mantieni entrambe le curve. Mantieni entrambe le curve significa che una volta che io ho eliminato il punto A, la curva che sta a destra e a sinistra della lettera A rimangono queste, non subiscono modifiche. Qui dove c'è scritto elimina punto A, clicco. Avete visto che la curva è rimasta quella originale. Vado a cliccare conferma. Ora nell'albero trovo la parte che ho creato nuova, che è questa.
vado ad apportare delle modifiche in modifica forma. Ho spostato la lettera A di 7 centimetri sul girocollo. Seleziono prima il girocollo, quindi HA. Qui vedo che mi indica già che è una curva personalizzata. Va bene così. Qui in alto dove c'è scritto punto A, con la corcia e allunga, vado a spostare il punto A di 7 centimetri con il doppio meno. Qui mi viene indicato 6,9, poi con il meno singolo lo porto a 7. Vado a selezionare il fondo, il BC. Qui c'è il punto B. Con la croce sposto il punto B verso sinistra di 7 cm, gli stessi centimetri che ho spostato sul girocollo. Quindi con la croce questa orizzontale, con il doppio meno perché sto andando verso sinistra, lo sposto di 7 cm. E qui mi viene visualizzato il valore. L'ho anche accorciato verso l'alto di 5 centimetri, usando sempre la croce, in questo caso il più doppio verso l'alto. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro la parentesi vedo il valore dell'accorciamento verso sinistra e questo verso l'alto. Ho creato il mio secondo strato. Clicco conferma. Per creare il terzo strato utilizzo sempre questo che ho appena modificato e vado a creare un figlio, quindi mi crea una copia uguale identica. Qui in basso dove c'è scritto crea figlio. Ora vedo una parte nuova. Con la desinenza figlio la seleziono, vado di nuovo in modifica forma. Qui seleziono di nuovo il girocollo e sposto la lettera A di nuovo di 7 centimetri. Qui ho il punto A sempre con la corcia e allunga con il doppio meno finché raggiungo i 7 centimetri. Dovete fare attenzione naturalmente, questi valori che io vi sto indicando è per un girocollo come l'ho costruito io, con queste misure. Se voi avete un girocollo inferiore, invece di spostare di 7 centimetri, li sposterete di 5 o 6, o se avete un girocollo più ampio, potete spostarlo anche di 8 centimetri. Seleziono il fondo e anche il fondo, la lettera B, vado a spostarla a sinistra di 7 centimetri. Qui in alto ho il punto B, sempre con la croce, con la parte orizzontale, il doppio meno perché lo voglio spostare a sinistra, clicco 7 volte e vedo il valore che ho tolto, i 7 centimetri. E anche per il terzo strato vado verso l'alto di 5 centimetri, sempre utilizzando la croce, questa volta con il doppio più nel senso verticale verso l'alto e clicco 5 volte. Ed ecco qua che ho creato il mio terzo strato. Clicco conferma. Ora controllo se ho tutte le parti. Il primo davanti base è quello che creo con la maglina, mi serve ed è abilitato. Lo specchia non mi serve, infatti è disabilitato. Modifica punti è il mio primo strato di voile. Questo modifica punti è il secondo strato e il figlio è il terzo strato. Poi ho la fascia del collo, la fascia dell'incavo e la fascia del fondo. E il dietro. Il dietro vado a modificare in modifica forma anche lui il fondo, quello che ho fatto per il davanti. La lettera G la vado a spostare a destra di 1 centimetro. Qui ho il punto G e qui ho la croce con il doppio più verso destra. La stessa identica cosa che avevo fatto per il davanti. Se voi l'avete spostato di mezzo centimetro, anche il dietro lo spostate di mezzo centimetro. E clicco conferma. Ho creato tutte le mie parti. Ora vado in margini di taglio. Devo modificare i margini. Prima di tutto per quanto riguarda il davanti
e il dietro non mi serve l'orlo perché lo rifinisco con la fascia, perciò gli applico gli stessi centimetri di margine che ho sulla fascia, che sono 1,5 cm. Vado a selezionare la prima linea che mi forma l'orlo, poi per fare in una volta solo questa operazione vado qui a cliccare su seleziona e vado a selezionare tutte le parti del fondo, del davanti e le due parti del dietro. Qui c'è scritto tipo di taglio, ha indicato un orlo, clicco sulla freccetta e seleziono margine normale, misura 1,5 cm, 1,5 e clicco applica. Per quanto riguarda i 3 strati di voile, io ho messo 1 cm sul fondo e sulla parte del davanti, che poi va rifinita con la taglia e cuci. Qui dovete essere voi, in base a come siete abituati a utilizzare la taglia e cuci e il rullino della taglia e cuci, a stabilire i centimetri. Io preferisco avere 1 cm e poi tagliarlo con la taglia e cuci. Il fondo vado a tagliare anche un po' di più di 1 cm, perché alla fine, quando vado a confezionare i 3 strati di voile sulla parte del davanti, voglio che sia un pochino più corta il fondo rispetto alla base in maglina. Per fare in modo di portare questi margini a 1 cm, ne seleziono il primo, poi vado qui a cliccare su seleziona e vado a selezionare tutte le altre parti, quindi il fondo, l'altra parte del davanti che diventa verde, il fondo, il terzo davanti. Fate attenzione sempre a ingrandire, altrimenti rischiate di selezionare un'altra parte. Poi qui dove c'è scritto margine normale, lascio il margine normale, la misura, inserisco 1 cm e clicco applica. Ora vado in testi, vado a controllare i testi qui bisogna selezionare mostra testi brevi, perché sono abilitati i testi brevi, e vado a controllare il dritto filo di questa ultima parte che risulta esterno. Qui dove c'è scritto testo da modificare, seleziono dritto filo, con la croce lo sposto verso sinistra e lo accorcio pure, dove c'è scritto lunghezza linea col doppio meno, lo accorcio. Poi vado in stampa. Qui vedo tutte le parti del modello posizionato sulla stoffa. Naturalmente il programma è veramente ingegnoso, però non può saperlo che io voglio utilizzare 2 tipi di stoffa. Faccio in questo modo: stampa avanzata, modello su stoffa, modifica tipo selezionato. Vado a posizionare solamente le parti del modello che voglio utilizzare sulla maglina. Qui ho tutto l'elenco. Sulla maglina voglio posizionare il primo davanti, mentre questi 3 davanti, sono quelli che posizionerò sul voile. Perciò li seleziono col mouse e poi davanti dove c'è la lampadina clicco in modo che compaia questa X, che vuol dire che me lo sta disabilitando. Il secondo e clicco la lampadina, il terzo e clicco la lampadina. Poi un'altra parte che vado a appoggiare sul voile è la fascia collo, quindi la seleziono e clicco la lampadina. Poi vado a cliccare applica impostazione. Mi ha posizionato il davanti e il dietro come gli avevo indicato, e anche la fascia del fondo come gli avevo indicato dal configuratore. Questa è la quantità di stoffa. C'è però una cosa: volendo si possono creare 2 pieghe, sia a destra che a sinistra, così ho la possibilità di appoggiare il davanti sulla seconda piega. Per quanto riguarda invece la fascia del fondo e la fascia degli incavi, ho bisogno di posizionarla con la stoffa piegata in questo modo, perché altrimenti non ci sta. Quindi dovete considerare che per quanto riguarda il quantitativo di stoffa dovete
vi basta, io adesso misuro la parte del davanti che mi indica qua in alto 78 centimetri, fate conto nel mio caso una settantina di centimetri in meno, vi bastano per quanto riguarda la maglina. Qui c'è scritto nome, modello su stoffa, qui gli metto il nome maglina e clicco applica e poi conferma. Qui in alto vedo adesso che c'è scritto maglina. Lo seleziono e clicco duplica tipo selezionato. Mi crea una parte nuova. Qui si chiama ancora maglina, la seleziono e poi vado a cliccare modifica tipo selezionato. Vado a disabilitare invece le parti della maglina e abilito le parti in voile. Quindi il davanti lo disabilito, lo seleziono e poi clicco sulla lampadina, mentre questi davanti li abilito, quindi li seleziono, clicco sulla lampadina così me li abilita e vado a disabilitare la fascia dell'incavo, la fascia del fondo e il dietro, cioè tutte le parti che avevo creato in maglina. Qui il nome, scrivo voile e clicco applica. Vedo le parti in voile e il collo, però me l'ha posizionato sulla stoffa doppia, invece io queste parti non le voglio appoggiare sulla stoffa doppia, tranne il collo, perché le parti degli strati sono solamente singoli. Faccio in questo modo. Conferma. Nell'elenco vedo voile, che è il nome che gli ho dato, lo seleziono. Qui dove c'è scritto usa stoffa doppia se possibile, lo disabilito. È passato a stoffa aperta non piegata. Mi ha creato le parti doppie. Il programma non lo sa che io ne voglio solamente uno. E si fa in questo modo. Chiudi. Vado in margini di taglio. Questa operazione avrei potuto farla già prima, perché lo sapevo che le parti del voile, le 3 parti, io le volevo sul tessuto singolo, per farvi vedere questa funzione di TTCAD, perché adesso che vi siete rese conto che potete lasciare la stoffa aperta, però non avete bisogno di doppiarle, si fa in questo modo. Queste 3 parti, seleziono la prima, qualsiasi linea, non ha nessuna importanza. Qui vedo questa parte include già sia sinistra che destra. Seleziono e faccio questo per le altre 2 parti. Seleziono e poi clicco su questa parte, include già sinistra e destra. Ritorno in stampa. Qui nell'elenco ho, questa è la disposizione su stoffa della maglina ed è quello che mi presenta in questa grafica. Qui ho voile, clicco. Ed ecco qua che il programma mi ha posizionato il modello singolarmente sulla stoffa aperta, mentre il collo, che ho bisogno di doppiarlo, me l'ha specchiato. Per quanto riguarda il fiocco, io non ho creato un cartamodello, ma ho utilizzato l'avanzo di stoffa. Vi posso dire le dimensioni che ho utilizzato io. Per quanto riguarda la lunghezza sono 90 centimetri, l'altezza da questa parte 40 e questa 10 centimetri. È una specie di trapezio molto irregolare perché, ripeto, ho proprio utilizzato solamente l'avanzo di stoffa. Qui a sinistra c'è l'elenco delle stampe disponibili. Clicchiamo il primo, è il davanti, nella finestra grafica mi fa vedere il cartamodello del davanti e i fogli in A4 necessari per realizzare questo modello. Spero di esservi stata utile, ai prossimi video, ciao ciao!